Il fascismo in 10 minuti. Primo blocco, la marcia su Roma. Cosa fu la marcia su Roma? Non fu una presa del potere con la forza, non fu una farsa, fu diciamo una decisione politica della monarchia, in accordo con la borghesia, la Chiesa ed altri gruppi sociali, di consentire a Benito Mussolini, leader di un partito minoritario, quello nazionalfascista, di governare l'Italia sostanzialmente in accordo, in alleanza con i liberali. Come si era arrivati a queste decisioni? C'erano alcuni fattori che avevano contribuito a questa decisione. Vi sottolineo alcuni aspetti. Il primo, l'introduzione del sistema maggioritario, scusatemi, del sistema proporzionale nel 1919, puro, senza sbarramento, che creò le perfette condizioni dell'instabilità politica. Perché i tre grandi partiti, quello popolare, quello liberale e quello socialista, non andavano d'accordo e non crearono fondamentalmente un governo stabile. Nitti, Giolitti, Facta 1, Facta 2. Primo aspetto. Secondo aspetto, la crescita notevole del movimento operaio socialista, la nascita del Partito Comunista nel gennaio del 21, il pericolo, diciamo, che guardavano chiaramente al modello russo come riferimento, era un elemento centrale che intimoriva fortemente la borghesia italiana, come in altre parti d'Europa. Terza questione, la crescita dei movimenti nazionalisti forte, che derivava un po' dalla violenza anche, che aveva caratterizzato la prima guerra mondiale, e il rafforzamento, come dire, ulteriore delle identità, diciamo, nazionali, e il fascismo si inserisce in questo contesto. E poi e anche, come dire, la presa di Fiume. E poi soprattutto, io direi centrale, la volontà della borghesia di inserirsi in un mercato fondamentalmente mondiale, visto che l'economia americana trainava un po' tutta quella mondiale, l'economia stava andando molto bene, e questo è il quadro, diciamo, iniziale. Passiamo al secondo blocco, quello economico. Allora, attenzione, un errore che spesso fanno gli studenti. La politica economica fascista ebbe due fasi. La prima, dal 22 al 24, liberista, abbassamento dei dazi doganali e diminuzione della spesa pubblica. Perché? Ve l'ho spiegato già. Seconda fase, dal 25 in poi, protezionistica. Perché? Perché il mercato economico mondiale rallenta fino ad arrivare alla crisi del 29, e poi chiaramente l'idea della nazione, il nazionalismo, eccetera, ben si connaturava per certi aspetti all'idea fascista. Le decisioni politiche da sottolineare in questo caso, di questo tipo di politiche sono, una ve l'ho già detto, innalzamento dei dazi doganali. 2, il corporativismo, cioè la volontà, diciamo, molto più teorica che pratica di rappresentare una terza via tra socialismo e capitalismo, cioè l'unità del mondo del lavoro e dell'imprenditoria tutti insieme in una visione nazionale, chiaramente molto più retorica che altro. Quota 90, cioè l'innalzamento del valore della lira da 120 a 90 sterline, 90 lire una sterlina, perché la sterlina è la moneta di riferimento. Chiaramente ne pagano dazio le esportazioni, ma insomma si rafforza, diciamo, il potere d'acquisto interno, almeno in linea teorica. Le bonifiche, la volontà di rendersi indipendenti dal punto di vista della produzione del grano. E poi, importantissimo, questo sì, 31 IMI, una banca nazionale che fa credito, aiuta, no, laddove ritiene di dover aiutare il mondo dell'impresa, e l'Istituto della ricostruzione industriale del 33, che decide dove, come, quando investire nel mondo aziendale. Chiaramente queste sono forti politiche interventiste che limitano fortemente, o quantomeno indirizzano, il libero mercato. Ultima questione, l'autarchia. Ma l'autarchia è il massimo livello, diciamo, di autosufficienza proclamata, la mettiamo dal 35 in poi, soprattutto in relazione alla
come dire, politica, diciamo a seguito della invasione, della conquista dell'Etiopia. Passiamo ai valori. Beh, la nazione, la patria, chiaramente è il tema centrale, l'idea della nazione, quindi della comunità nazionale, dell'identità, un po' come nell'attualismo gentiliano, riferimento un po' quello filosofico. L'individuo, ve la dico in maniera molto, molto, molto grezza e semplicistica per certi aspetti, ma insomma credo di cogliere il punto, è libero, diciamo così, nello spirito della nazione, no? E quindi questo è un aspetto fondamentale per ovvi motivi. Chiaramente all'interno di questo la famiglia tradizionale, come dire, una certa mascolinità, il corpo, come dire, va letto anche chiaramente l'anticomunismo, e anche però la volontà di rappresentare un'alternativa al sistema capitalistico. Attenzione, leggete, la chiave fondamentale per cercare di interpretare i valori del fascismo è innanzitutto quella della duplice anima. Da una parte c'è il mito della terra, Mussolini che si faceva, no, filmare mentre tagliava le spighe di grano, no, la natura, l'origine, un mito romantico, se vogliamo, la semplicità, ecco, la semplicità piccolo borghese, la piccola borghesia è la classe che più sostiene il fascismo. Dall'altra parte c'è però la macchina, la tecnica, il progresso, che deriva in parte anche chiaramente dal movimento futurista. Duplice anima che ci sarà anche nel nazismo, che però integrano in una visione originale il fascismo italiano, che poi verrà appunto rielaborato anche dal nazismo tedesco. Il consenso ci fu, lo sappiamo oramai tutti, gli storici sono d'accordo, fu effettivo negli anni 30, questo è un tema fondamentale. Chiaramente fu anche molto, come dire, indotto dalla natura repressiva del regime, il Minkul Pop, la tessera fascista, eccetera, eccetera. Ultimo blocco è quello rappresentato dagli ultimi anni, cioè dalla decisione politica di Mussolini di sostenere l'alleanza con Hitler. Diciamo dal 1935, prendete come riferimento proprio la conquista dell'Etiopia, le sanzioni date dalla Germania e dalla Francia, la decisione, l'anno di svolta definitiva è il 1938, l'Anschluss, l'annessione dell'Austria nel marzo del 1938 da parte della Germania, l'Italia si trova senza stato cuscinetto, Trieste ne paga le conseguenze e Francia e Inghilterra fanno molto poco. L'America sta per conto suo e Hitler pare avere una certa carta bianca in Europa. Mussolini pensa che l'alleanza con la Germania sia la cosa che più gli convenga e decide in questo contesto improvvisamente di scegliere la strada così che l'Italia non aveva mai sentito e che il fascismo non aveva mai deciso, cioè quella dell'antisemitismo. Nel luglio del 34, 14 luglio, col manifesto della razza e con la carta dell'antisemitismo italiano, legge dura, durissima, quasi quanto le leggi di Norimberga del novembre del 38. La scelta poi dopo definitiva, a maggio del 39 arriva Hitler a Roma e la seconda guerra mondiale scoppia nel 1° settembre del 39. Il fatto che però Mussolini, all'interno del fascismo ci fosse un forte dibattito per quanto era permesso all'interno del Duce, no? Il Duce è uno dei valori del fascismo, quindi il leader, il capo della nazione, sta nel fatto anche, viene dimostrato anche dal fatto che in realtà l'Italia non intervenne subito in guerra, ma l'anno successivo. Molti sappiamo non erano d'accordo all'interno del fascismo per l'alleanza con Hitler, ma Mussolini, ma il Duce era il Duce, decise sostanzialmente lui. Ultimissima cosa che mi ero dimenticato, nel primo blocco inserite anche
come dire, la dura critica al Trattato di Versailles.